Amiche e amici di Kenobis Watch Productions, questo è Game Boy Power! Game Boy Power è la nostra nuova rubrica dedicata a riscoprire il Game Boy. Si parla tanto di Game Boy, ma alla fine siamo sempre lì a parlare di Tetris, di Super Mario Land e di pochi altri giochi, anche perché il catalogo del Game Boy è vastissimo ed è facile perderci dentro e capita appunto spesso di andare di default sui soliti 3-4 classici che sono meravigliosi, oggettivamente bellissimi, ma non raccontano tutta la storia del Game Boy. Quindi questa serie si propone di esplorare le piccole perle del Game Boy più o meno famose, cercando di andare nel sentiero un po' meno battuto e di darvi qualcosa che valga la pena rigiocare oggi, perché su questa piccola console c'è ancora tantissima bellezza da scoprire e da riscoprire. E quindi il primo gioco, un gioco che mi è molto caro, un gioco che ha una storia strana a cavallo tra Francia e Giappone. Il gioco si chiama Bubble Ghost, è un gioco sviluppato per Atari ST da Christophe Andreani nel 1987 per Air Informatique, una casa francese che è stata poi appunto comprata dalla Infogrames e comunque con una serie di giochi, di licenze, vendite eccetera. Il gioco arriva in Giappone, ma non come una conversione normale. Il gioco viene preso da Pony Canyon. Pony Canyon è una realtà giapponese molto grossa, molto importante, che in quegli anni era responsabile di alcune conversioni molto particolari. In pratica prendevano dei giochi occidentali, ma proprio occidentali anche nello spirito e nel modo di essere, e li portavano in Giappone. È grazie a loro che abbiamo Ultima su NES, che i giochi di Advanced Dungeons and Dragons come Pool of Radiance sono arrivati in Giappone. Bubble Ghost è un lavoro diverso e quindi noi adesso lo vediamo. Perché, vedete, Pony Canyon, eccoci qua con il nostro Game Boy finto ma anche vero in un certo senso, nel senso che stiamo giocando con un emulatore ma solo per avere questa qualità dei pixel che non potreste assolutamente vedere se filmassi un Game Boy vero e proprio per questioni fisiche. Quindi vediamo, vedete, Pony Canyon FCI e appunto il gioco è di Christophe Andreani del 1987 e nel 1990 arriva in Giappone, ma come vedete Pony Canyon fa un lavoro tutto nuovo, cambia il gioco, rimane largamente lo stesso, ma come vedete il personaggio passa dall'essere un fantasmino brutto disegnato un po' come veniva su Atari ST a essere un personaggio con un suo spessore, con un character design notevole. E c'è un altro dettaglio: la differenza tra la versione Game Boy e la versione Atari ST è che quella per Game Boy si gioca meravigliosamente bene. Noi siamo un fantasmino immateriale, vedete che posso passare in qualunque punto dello schermo, che può interagire con la palla solo soffiando, e posso anche interagire col mondo. Tipo qua, se non spengo questa candela, quando passavo sopra con la mia bollicina il calore avrebbe fatto scoppiare. Comunque vedete che quando mi avvicino c'è una specie di lock che fa girare il fantasmino intorno alla bolla, alla fine, una bubble. E questa astuzia nel sistema di controllo rende il gioco incredibilmente più non solo facile ma anche più piacevole, nel senso ha ammorbidito totalmente i controlli, rendendolo un gioco non più frustrante, un gioco impegnativo per carità, perché anche perché la bolla ha ce l'ho fatta, la bolla ha una sua inerzia che però cambia immediatamente nel momento in cui le date un altro input. Poi vedete qua ho soffiato qua dentro per spegnere quel ventilatore e adesso passiamo di qua. E perché vi consiglio di recuperarlo? Uno, perché è bello ed è delizioso con questa musica. Tra l'altro la musica è di Hitoshi Sakimoto. Questo è il primo gioco alle cui musiche Hitoshi Sakimoto lavora individualmente. Hitoshi Sakimoto è un compositore che poi ha fatto tantissime cose per Square e in particolare è diventato famoso per la colonna sonora
di Final Fantasy Tactics, quindi buttalo via. E infatti la musica è un filo ripetitiva, devo dire, ma deliziosa, una di quelle musiche fischiettevolissime che ti fanno venire un'allegria e che vai avanti a fischiettartele dopo. Comunque dicevo, perché rigiocarlo oggi? Vedete, adesso sono morto. Perché rigiocarlo oggi? Uno, perché è bello, ma due, anche perché è corto. Nel senso, questo non è una sfida che vi impegnerà per 8000 ore. Il gioco, se uno lo sa fare, cosa che all'inizio vi giuro, vi garantisco non saprete fare, all'inizio ci vogliono una decina di minuti o meglio, scusate, non all'inizio, sapendo esattamente cosa fare, sapendolo di fatto fare tutto dritto come in uno speedrun, il gioco dura una decina di minuti. Mentre invece, se non l'avete mai fatto, se ci avvicinate per la prima volta, è ragionevole che vi servano 3 o 4 partite per arrivare alla fine, e quindi io direi stimo un'oretta e mezza al massimo di gioco. Quindi potrebbe essere un viaggio in treno, un pomeriggio sul divano. Insomma, è un gioco bello da recuperare e anche non solo bello, ma anche rilassato e non impegnativo. No! E guardate, sono tra l'altro veramente la grafica è deliziosa. Se voi andate a rivedervi l'originale, aspetta, ho dimenticato di spegnere il ventilatore. Se andate a rivedervi l'originale per Atari ST, c'è un mondo di differenza. Qua c'è un gusto, una raffinatezza. Il fantasmino non è più un semplice mucchio di pixel, ma è veramente un character con delle espressioni facciali. Quando il palloncino si rompe, il fantasmino si arrabbia. Insomma, è bellissimo. Guardate anche qua che delizia, dei piccoli elementi da avventura grafica. Devo suonare la tromba per spaventare il serpente, anche perché passare da sopra era morte garantita. Tra l'altro è anche divertente perché le 35 stanze che compongono questa magione sono piene, hanno alcuni piccoli segreti, delle scorciatoie. Insomma, è un gioco che potete vivere e godere abbastanza al 100% in poche ore di divertimento, ma molto intenso. Quindi adesso io supererò questa stanza, guardate, punti, e morirò così, salutandovi e dandovi appuntamento alla prossima puntata di Game Boy Power.